Allora amici, abbiamo preso tutto l'occorrente che ci serve per seminare, compreso le patate. Il terreno si è asciugato, quindi questa è una cosa super positiva. Adesso andiamo a prendere la motozappa e andiamo a spezzettare queste zolle, così rendiamo il terreno più soffice possibile, anche perché, come vi ho già detto, alle patate piace un terreno soffice e che sia la terra più fine possibile. In questo modo le patate andranno a crescere anche di dimensione. Allora, come vedete il terreno viene abbastanza bene, vedete l'ho spezzettato il più possibile, adesso lo lascio asciugare un po' di minuti e poi ripasso 2 o 3 volte perché appunto, come vi ho già detto, deve essere il più fine possibile. Ho fatto sia quel pezzo che questo pezzo più lungo qua, vedete anche qui. Ora andrò a ripassare e appunto prima di andare a mettere le patate, perché voglio che anche queste zolle un pochino più grandi siano spezzettate il più possibile. In questo modo chiaramente, come vi ho già detto, le patate andranno a crescere più facilmente, diciamo, gli andiamo a creare un ambiente che gli semplifica anche la vita. Allora amici, come vedete abbiamo terminato la lavorazione con la motozappa, è venuto abbastanza bene, il terreno si affonda, insomma è anche abbastanza spezzettato. Come vedete ho già messo dei pali di ferro con il filo, questo ci serve per andare, diciamo, il più dritti possibile, anche se poi magari dritti non saremo, perché come vedete il terreno poi non è nemmeno del tutto dritto perché ci sono gli olivi. Noi contadini siamo dei geometri mancati, questo si deve dire. Vabbè, comunque tralasciando queste cose, ho messo questo filo, in questo momento andrò a fare il solco, come vedete arriva fino a laggiù perché il filo poi finisce, poi successivamente continuerò a fare il solco fino in fondo. Chiaramente è importante distanziare le file perché qui ne farò, diciamo, 3 file perché non voglio farle stare vicino, perché poi chiaramente anche le patate quando vanno a crescere occupano un po' di spazio, ma soprattutto le patate, come sapete, vanno rincalzate, quindi ci vuole almeno mezzo metro, insomma anche un po' meno, ma ci vuole un po' di spazio perché poi le patate a un certo punto della stagione vanno rincalzate, e anche per lavorarci nel mezzo, insomma per passarci, per annaffiare bisogna avere un po' di spazio. E niente, adesso vado a fare il solco, vi faccio vedere come lo faccio. Io lo farò manualmente con la zappa e poi andiamo a fare la semina direttamente delle patate. Allora amici, abbiamo fatto il primo solco, come vedete eccolo qua, abbiamo fatto questo pezzo di solco, è venuto abbastanza dritto, diciamo, alla profondità va abbastanza bene, anche perché poi, come vi ho già detto, le andiamo a rincalzare. L'ho fatto con la zappa appunto a mano. E adesso cosa faccio? Semplicemente vado a prendere il primo palo di ferro e arrivo fino in fondo. Prima io almeno faccio sempre così, finisco di fare tutti i solchi per mettere le patate e poi vado a seminare. In questo modo, diciamo, mi lascio, diciamo, la parte un po' più meno faticosa alla fine, perché così in questo modo mi levo questa fatica appunto di fare i solchi con la zappa, e poi casomai voglio ingegnarmi per costruirmi un attrezzo da mettere al trattore per fare i solchi, come potrebbe essere un aratro, perché è veramente faticoso fare i solchi con la zappa, però insomma mi piace a me, diciamo, una cosa che mi piace e quindi la faccio molto volentieri.
Allora amici, per adesso abbiamo fatto un solco e mezzo, solamente ora ho bisogno un attimino di riposarmi un pochino, se no mi finisco le braccia. Quindi colgo questa occasione per andare a mettere le patate a dimora, così vi faccio vedere come le metto, la posizione, insomma vi faccio vedere un po' come mi muovo. Allora, voi siete dentro lo solco, io per andare a distanziare le patate utilizzerò questo pezzo di legno che ho preso da una canna, che è più o meno 25-30 cm. Perché questa è la distanza di misura che ci deve essere fra le patate. Vedete, qua c'è una patata che è stata tagliata, appunto, vedete la parte sotto è seccata perché l'abbiamo tagliata 3 giorni fa, e la posizione della patata va messa con il taglio al suolo, mentre la parte dove ci sono gli occhi va messa nella parte rivolta verso l'alto, quindi verso il sole. Quindi la andiamo a mettere così. Poi successivamente, grazie all'aiuto della nostra, diciamo, squadra, ma che poi è semplicemente un pezzo di legno, le andiamo a distanziare. Ecco qua, la seconda e così via. E la terza. In questo modo riusciamo a ottenere una distanza e in questo modo anche durante la crescita delle patate non vanno a disturbarsi troppo, anche perché poi le andremo a rincalzare e quindi andranno a svilupparsi anche verso l'alto. Allora amici, come vedete l'abbiamo messa a dimora, abbiamo rispettato il distanziamento così le ragazze non fanno assembramenti, per rimanere in tema attuale, a parte gli scherzi, e adesso le andiamo a coprire e successivamente continuiamo a finire quell'altro solco, poi una volta finito andiamo a mettere le patate anche lì. Dovremo farcela a stare con tutte le patate all'interno di questo terreno, anche se io ho lavorato già altri appezzamenti nel caso non riuscissimo a sfruttare tutte le patate che abbiamo fatto per la semina. Allora amici, le abbiamo sotterrate con la zappa e adesso non ci resta che aspettare che appunto ributtino. Allora innanzitutto non le andiamo a annaffiare subito, aspettiamo un paio di giorni, anche perché si deve un po' stabilizzare e non vogliamo nemmeno che marcisca. Aspettiamo qualche giorno, adesso continuiamo a fare questo solco qua e appunto continuiamo a piantare le patate. Allora amici, le sto mettendo anche qui a ridosso del muro, come vedete qui c'è un muro, questo è un posto abbastanza umido, pieno di ombra, quindi voglio provare a vedere cosa succede. Non ne metterò tante perché vedete questo piccolo appezzamento fra gli olivi è piccolo, ma comunque voglio provare a vedere cosa succede perché la terra qua è diversa rispetto a qui. Siamo un pochino più alti, siamo vicino al muro, c'è più umidità, quindi magari abbiamo una resa diversa e poi comunque sia un esperimento per vedere cosa succede. Allora amici, oggi siamo in un altro punto rispetto all'altro giorno. Come vedete c'è un altro tipo di terreno qua, un terreno un po' più umido, siamo vicini al muro, siamo vicini al bosco, quindi qui dovrebbe essere proprio perfetto per le patate. Abbiamo lavorato questo pezzettino, intanto mi ha raggiunto anche Gabriele. Lì abbiamo un vaso con un po' di letame, un po' di cenere, quindi lo abbiamo un po' concimato anche se poi questo qui non è mai stato utilizzato per, diciamo, la coltivazione di ortaggi, anche se come vedete ci sono gli olivi qua vicino. Quindi adesso andiamo a fare i solchi, andiamo a piantare le nostre patate, anche perché ce ne sono ancora molte, quindi penso che dovremo trovare anche altri punti per metterle. Allora amici, come vedete abbiamo già messo a dimora le patate, le abbiamo messo anche un po' di cenere all'interno del solco, vedete abbiamo fatto 2 solchi qua. Adesso le andiamo a ricoprire e poi continuiamo la nostra semina perché come vi ho già detto ne abbiamo ancora tante di patate, quindi cerchiamo di trovare appezzamenti, magari qualche pezzo che abbiamo lasciato già coltivato e ci facevamo l'orto, lo andiamo a ricoprire perché quest'anno abbiamo scelto di metterne tante.